Buongiorno, benvenuti o bentornati sul canale. Allora, oggi voglio parlarvi di cross training, cioè come utilizzo la bici, visto che sono un triatleta, come utilizzo la bici nell'allenamento della maratona. Quindi il mio nuovo obiettivo è quello di dimostrare che nonostante io non abbia più un pezzo di menisco, riuscirò a terminare una maratona. Quindi parto da una situazione molto particolare e penso che questo video possa essere utile a tutti, sia all'età avanzato che hanno problemi articolari. Quindi se anche voi avete problemi al ginocchio o altri problemi articolari, probabilmente quello che sto per dirvi vi interessa, oppure per chi come me è alle prime armi e vuole fare la prima maratona, potrebbe essere molto interessante vedere questo video. Quindi che cos'è il cross training? Si tratta di praticare specifiche sessioni di altri sport per allenarsi ed è molto utile per scaricare le articolazioni e i muscoli, ma attenzione, con questo non voglio dire che bisogna sostituire gli allenamenti della maratona o di altri allenamenti di running con l'allenamento in bici, ma è un ulteriore allenamento che si può fare. Quindi questo vuol dire che non andiamo a ridurre il volume di allenamento sulle gambe di corsa, ma andiamo ad aggiungere del volume allenante per i muscoli, per l'apparato cardiocircolatorio. Analizziamo i pro di questa cosa. Allora, utilizzare la bici può permetterci di avere meno impatti sui muscoli, sui tendini. Lo sappiamo che la corsa su asfalto può avere un impatto spesso molto intenso sulle articolazioni, tendini e muscoli, mentre in bici la fase di contrazione eccentrica dei muscoli è limitata e quindi avremo una minore rottura di fibre muscolari, meno DOMS e un recupero più rapido. Inoltre diamo un po' di tregua alle articolazioni, continuando però ad allenare la muscolatura. L'altro pro che vedo io è rompere la routine. Non sempre abbiamo il tempo di prendere la macchina, spostarci, andare nel posto diverso rispetto a dove ci alleniamo di solito, soprattutto in settimana magari abbiamo poco tempo, ecco. Quindi a volte utilizzare lo stesso percorso significa anche fare sempre le stesse cose, quindi potrebbe diventare un po' noioso. Quindi una sessione in bici potrebbe effettivamente aiutarci a spezzare un po' questa routine e fare qualcosa di diverso, di nuovo. L'altro pro che vedo io è abbinare corsa e ciclismo e possiamo sommare gli effetti dell'allenamento, quindi potenziare la funzione cardiovascolare con effetti positivi anche sul famoso VO2 max. Quindi sicuramente è molto utile, soprattutto anche per chi fa endurance, ma anche per chi fa corse più corte. Alcune sessioni che dovremmo fare di corsa che sono estremamente noiose, magari nel giorno di pioggia, potremmo pensarle di metterle insieme a una sessione di bici molto lunga, perché a casa potremmo avere dei rulli che ci possono aiutare a passare il tempo meglio. Abbiamo magari un iPad, abbiamo una televisione, possiamo guardare dei film, magari quelle sessioni lentissime, piatte, dove semplicemente dobbiamo dare il tempo al corpo di rigenerarsi, ai muscoli di muoversi e far circolare per qualche tempo, ore magari, il tutto. Potrebbe essere utile farla sulla bici in modo che non abbiamo impatti diciamo esterni sulle articolazioni. E poi ovviamente la bici aiuta a perdere peso, quindi se aggiungiamo delle sessioni ulteriori di bici a quelle di corsa che abbiamo già previsto per la nostra preparazione, potremo avere una forma migliore. Ma veniamo a quali allenamenti sto facendo io in bici per la mia preparazione ovviamente della maratona, di questo grande scoglio che sto per affrontare. Allora, il primo allenamento sono delle ripetute in salita, quindi bassi giri per minuto, ad esempio a 180 watt, quindi faccio delle ripetute da 5, 10, 15 minuti, dipende, a 65-75 rpm. Questo simula, diciamo, la salita, ovviamente senza sovraccaricare troppo le articolazioni, quindi c'è un aumento della forza muscolare, quindi il mio obiettivo è aumentare la forza muscolare. Tra una ripetuta e l'altra, di 15 minuti a 175-180 watt, ci sono 5 minuti di scarico in cui gli RPM tra 85 e 95, questo permette di recuperare un po' anche eventualmente dell'acido lattico, comunque dà tempo ai muscoli di ossigenarsi e far circolare un po'. Alcune lunghe sessioni ad una specifica intensità. La bici mi aiuta tantissimo a mantenere l'intensità che voglio mantenere, quindi se sono in Z1, Z2 o Z3 io sono esattamente, perché ho la fascia, perché ho il monitor, perché riesco a vedere in qualunque momento quello che faccio, metto sui rulli l'intensità desiderata e sono sicuro che sto a quell'intensità. Quindi questo mi aiuta tantissimo in questo tipo di allenamenti, quindi particolarmente in questo periodo che piove spesso, ecco, mi aiuta parecchio
rischio a mantenere delle sessioni all'intensità che desidero io. Sono delle sessioni tipicamente di 1 ora e mezza o 2, a volte sono delle ripetute in salita, altre volte sono delle variazioni banalmente di ritmo tra Z2 e Z1, Z3, Z2, Z1, ecco, quindi mi muovo in vari ritmi. Piccola raccomandazione: anche lo sport alternativo, il cross training, va inserito ovviamente gradualmente con criterio. Se non siete abituati a fare della bici, inserire subito 2 ore di bici con delle ripetute in salita potrebbe non essere una buona idea, quindi anche se non l'avete mai fatto, inseritelo ma con gradualità. Analizziamo però anche i contro che ci sono con questa tecnica. Se sposto gli allenamenti da corsa a bici e per esempio voglio preparare una maratona, magari potrebbe essere controproducente, come dicevo prima. Il mio corpo, non facendo tutto il volume allenante necessario per farmi fare la maratona, alla fine cosa succede? Che non ho tutti gli adattamenti necessari per fare la maratona. È vero che la bici migliora la muscolatura e l'apparato cardiorespiratorio, ma noi abbiamo bisogno di avere sulle gambe il volume necessario di corsa. Quindi, come dicevo prima, non sostituiamo l'allenamento, ma andiamo ad aggiungerlo a quello che già facciamo per la nostra preparazione. L'altra cosa che posso dire è che la bici tende a sviluppare soprattutto la parte inferiore, quindi le gambe, stiamo parlando di ciclismo, per cui potrebbe essere utile aggiungere anche un ulteriore cross training, ad esempio in piscina. Ecco, il motivo per cui faccio triathlon è anche questo, è completo e cambio spesso attività, quindi io aggiungo anche la piscina, ma magari del cross training con il nuoto ne faccio un video a parte e ve lo racconto in maniera diversa. Quello che voglio dire, diciamo, per chiudere, potrebbe essere sempre utile aggiungere delle sessioni di bici durante la nostra preparazione della maratona per aumentare la forza muscolare, per aumentare il VO2 max, per abbassare il nostro peso corporeo e per fare dello scarico. Aggiunta, io consiglio a tutti di fare almeno una sessione in palestra di forza o una sessione di nuoto anche. Quindi se la vostra preparazione della maratona prevede 3 giorni a settimana o 4 giorni a settimana di allenamenti di corsa, ecco, la settimana è fatta di 7 giorni, vi prendete un giorno di riposo, gli altri 2 potreste dedicarli a fare delle sessioni in bici o anche in palestra e nuoto. Spero che questo video vi sia stato utile, spero che quello che vi racconto vi sia utile in qualche modo. Fai un like al video, iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!